Il posizionamento del drenaggio pleurico un tempo veniva fatto alla cieca, quindi con la puntura nel cosiddetto triangolo di sicurezza, come vedete appunto nelle immagini. Ma grazie all'ecografia polmonare che abbiamo noi oggi a disposizione, noi possiamo farlo ecoguidato o ecoassistito, in quanto, come sappiamo, con l'ecografia polmonare noi possiamo vedere versamenti anche delle entità di 10-20 millilitri, mentre con la radiografia del torace un versamento diventa visibile soltanto finché non ha una dimensione almeno di 100-150 millilitri. Possiamo utilizzare vari tipi di sonde per la puntura ecoguidata. Una di queste è data appunto da queste sonde convex che sono dotate appunto di una canaletta in cui si inserisce questa linguetta in cui scorre l'ago. Queste linguette sono estraibili, si vedono molto meglio in questa immagine e sono usa e getta oppure risterilizzabili. In questo modo io tolgo la linguetta, copro la mia sonda che devo usare sterilmente e poi riposiziono la linguetta e l'ago che sono sterili e quindi posso fare in questo modo la puntura ecoguidata. Il vantaggio è che io pungo dove ho posizionato la mia sonda. In questo video abbiamo proprio una puntura ecoguidata dove viene utilizzata una sonda convex che è fornita di un rampino invece laterale dove viene poi invece inserito l'ago. Qui fa vedere il versamento che viene poi punto sterilmente. Qui c'è tutta appunto anche la fase di preparazione sterile e come vedete la posizione migliore è sempre quella col paziente seduto. Questa fase viene fatta alla locale. E lui punge con l'ago che è direzionato utilizzando il rampino laterale e si vede l'ago che è un ago ecoriflettente, quindi noi abbiamo il vantaggio che riusciamo a vedere con l'ecografo dove si trova per non rischiare di pungere il parenchima polmonare. Poi viene inserito il Seldinger e anche questo noi lo vediamo comparire, è un puntino che compare ogni tanto. La tecnica è la solita, in cui lui dilata utilizzando un dilatatore ovviamente, solita tecnica che utilizziamo anche per il posizionamento delle centrali ecoguidate. E poi su questo verrà posizionato il pigtail. Il vantaggio di utilizzare una sonda convex con o la canaletta o questo rampino laterale è che ti direziona già l'ago. Quando facciamo quando posizioniamo un drenaggio, un'altra cosa è anche il fuoco per avere l'immagine più chiara che in genere si pone a metà distanza tra il punto in cui noi pungiamo e quello che non vogliamo pungere, ossia il parenchima polmonare. Altri spostano anche il fuoco, però è più scomodo, anche perché noi siamo sterili e quindi non possiamo giocare
col focus, quindi la manopola sulla macchina dell'ecografo. Ecco, quindi adesso è posizionato il nostro drenaggio. Che poi lui ovviamente fissa. Quello che noi dobbiamo appunto ricordarci sempre è quando si punge che noi dobbiamo sempre pungere sul margine superiore della costa inferiore per non andare ovviamente a danneggiare i vasi intercostali. Quindi se abbiamo un versamento di notevoli dimensioni, dreniamo al massimo 1500 millilitri. Questo soprattutto se è un versamento inveterato e un versamento in un soggetto giovane con un polmone molto compliante, perché drenare troppo velocemente un versamento si rischia poi di determinare un edema da riperfusione del polmone compresso, in alcuni casi anche del polmone controlaterale, quindi con una complicanza di ipossemia proprio da drenaggio troppo veloce del versamento. Quindi drenare gradualmente nel soggetto giovane con un versamento presente lì da molto tempo. Un'altra cosa importante è che l'ago deve essere ecoriflettente, perché così se la manovra noi la facciamo ecoguidata, noi riusciamo a vedere dov'è l'ago all'interno del torace per non rischiare di creare un PNX. Nelle procedure che venivano fatte alla cieca nel triangolo di sicurezza, una volta anche nel 15% dei casi si avevano complicanze di PNX. Adesso con la procedura ecoguidata questa in letteratura almeno è ridotta allo 0,1%.
soggetto deve essere posto seduto, se non è possibile semiseduto, e si va appunto nello spazio intercostale dove siamo il più lontani possibile dal parenchima polmonare, ma anche ovviamente il più lontani possibile dall'emidiaframma per non rischiare di pungere poi il fegato. Se si fa anche poi semplicemente una toracentesi senza posizionamento del drenaggio, è ancora più importante che l'ago sia ecoriflettente, in modo tale che io vedo man mano che il polmone si riespande qual è il momento migliore per poi sfilare l'ago onde evitare di pungere il parenchima polmonare. Io posso poi anche con l'ecografia polmonare seguire poi il follow-up di un versamento che ho drenato. Ci può essere utile anche nei giorni successivi per vedere se questo si riforma oppure no. Se poi si posiziona un drenaggio di grosse dimensioni, io non riesco a vedere con l'eco se il polmone torna a parete, in quanto ovviamente essendo separata la pleura parietale da quella viscerale dal drenaggio, io non riesco a avere una visualizzazione dello sliding, che è il movimento della pleura parietale su quella viscerale che mi dice che il polmone è a parete e ventila, però con l'eco io riesco a vedere se il versamento non è più presente. Questi sono ovviamente dei drenaggi di piccole dimensioni dove questo problema però non c'è. Il distacco della pleura parietale da quella viscerale parliamo di grossi drenaggi e non dei pigtail. Altri limiti che sono dell'ecografia polmonare sono rappresentati dalla presenza, ad esempio, di un enfisema sottocutaneo, il soggetto grande obeso che mi riduce di molto la frequenza, mi riduce di molto la finestra acustica e la presenza di un grosso drenaggio toracico oppure una lesione polmonare che non arriva alla superficie pleurica e quindi essendo interposta aria io non riesco a vederla. In commercio è possibile reperire anche dei rampini che si applicano a qualunque tipo di sonda, quindi convex, lineare, si applicano lateralmente sulla sonda e hanno la possibilità, ci danno la possibilità di direzionare l'ago durante la puntura. Questi sono nati per le spinali e per le peridurali, però possono essere anche utilizzati per le punture o le toracentesi ecoguidate. Questi rampini possono essere di materiale usa e getta oppure risterilizzabili. A seguire nella prossima diapositiva un video
che mostra appunto sia i versamenti pleurici e anche il posizionamento del drenaggi ecoguidati in lingua inglese. Hello, my name is Phil Pereira, and I'm the Emergency Ultrasound Coordinator at the New York Presbyterian Hospital in New York City, and welcome to Soundbites Cases. In this Soundbites module, I'd like to begin by discussing the case of a patient who presented with worsening shortness of breath and had a chest x-ray which revealed this finding. Notice here we have the presence of an opacified left hemithorax, and notice here that the trachea is pushed away from the left hemithorax, suggesting the presence of a very large pleural effusion as the cause of our patient's dyspnea. Now, if in fact this was a large pleural effusion causing our patient's shortness of breath, a therapeutic thoracentesis would be in order to relieve her symptoms. This leads into the topic for this Soundbites module, which is the use of bedside ultrasound to perform the thoracentesis procedure. In this module, I'd like to go through how sonography can potentially make the thoracentesis procedure a safer one for our patients, with a decrease in the inherent complications of the procedure, such as pneumothorax or perforation of the diaphragm. Before performance of a thoracentesis procedure, it's mandatory to look with sonography to make sure that there's enough pleural fluid amenable for a safe thoracentesis. Notice here we have the patient positioned in an upright position so that the fluid will layer out above the level of the diaphragm. Notice here we note the diaphragm as shown by the red line across the patient's anterior chest wall. Notice here we have the probe positioned along the lateral aspect of the patient's chest with a marker dot towards the patient's head. We can angle the probe above the diaphragm to look for a dark or anechoic collection of fluid consistent with a pleural effusion. This is the ultrasound image that corresponds to the chest x-ray from the patient as we discussed in the beginning of the module. We have the probe positioned across the patient's left side of the chest, coming in with the probe marker towards the patient's head. We can see here superior towards the left and inferior towards the right. We note the spleen and the kidney inferior in the abdominal compartment, and we see the white line that is the diaphragm moving up and down as the patient breathes. We note above the diaphragm, superior in the chest cavity, the presence of a large, dark, or anechoic collection of fluid consistent with a very large pleural effusion, and we fail to appreciate any lung within this pleural effusion. Just to emphasize the point that it's very important to look with sonography prior to performance of a thoracentesis procedure, we note this pleural effusion is taken from the right chest. We see the liver towards the inferior aspect of the patient towards the right here, and we note above the diaphragm here, which is moving up and down as the patient breathes, the presence of a dark or anechoic fluid collection. But we also see here lung within the pleural effusion and an attachment of the lung, a fibrinous attachment, that attaches the lung down to the diaphragm. So this could be potentially a complicated performance of a thoracentesis, as a needle that goes into that chest cavity could be pushed by that fibrinous attachment up into the lung, causing a pneumothorax. This is the first traditional position of the patient for the thoracentesis procedure. This is the recumbent position in which we have the patient lying down with the head of the bed elevated. This will encourage the fluid to layer out above the diaphragm and make it more amenable to a puncture attempt. Here we see a pleural effusion within the left hemithorax. Note the effusion as denoted by the yellow liquid around the red lung. Here the black star indicates the appropriate position for the needle for the puncture point for the thoracentesis. When performing a thoracentesis procedure, the needle should be positioned above the level of the rib so as to avoid the neurovascular bundle, which is shown in this illustration lies just below to the rib. Here I'm demonstrating the appropriate position of the probe to investigate for the lateral approach to the thoracentesis, this time on the right chest. Notice the positioning of the probe, in this case the 3 MHz probe, on the lateral chest wall, right above the level of the diaphragm, to look for a pleural effusion. Here I'll indicate the orientation of the ribs across the lateral chest wall, and here's about the orientation of the diaphragm. Now remember that diaphragm will move up and down as the patient breathes, so we want to place the probe above the level of the diaphragm to look into the thoracic cavity for a suitable collection of fluid. Therefore, here we note the position of the needle for the appropriate positioning of the needle for the lateral puncture approach to the thoracentesis procedure. And we note again the level of the diaphragm on the lateral chest wall is shown by the red line, and we note the needle above the diaphragm so that it could safely enter into the thoracic cavity and not cause a complication such as puncture of the diaphragm during the thoracentesis procedure. Here we note the second traditional positioning of the patient for the thoracentesis procedure, which is the standard upright position in which the needle would come in from a posterior approach, and we note the patient bending forward over a stand or a table.
Here we see a pleural effusion within the right chest, and we note here the patient has a puncture point that would come in into the pleural effusion below the scapula but above the layer of the diaphragm. In this video clip, I'll outline some of the surface anatomy important for the posterior approach to the thoracentesis procedure. Here's about the level of the scapula on the posterior chest wall, and this is about the level of the diaphragm. So the appropriate positioning for the needle for the thoracentesis procedure would be about the level of my finger here. And we'll just freeze that down. There's the scapula. And here's about the level of the diaphragm. Notice my finger safely above the diaphragm so as not to puncture through the diaphragm into the abdominal cavity. As shown by the black star, this would be the appropriate positioning of the needle for the thoracentesis procedure. Prior to the thoracentesis procedure, we'll investigate the pleural effusion using a 3 MHz probe. Notice the 3 MHz probe is placed along the posterior chest wall, at first with the probe marker in the long axis trajectory, with the orientation of the marker towards the patient's head. We can then swivel the probe into the lateral orientation with the probe marker lateral to further investigate above the diaphragm for a suitable collection of pleural effusion amenable to a thoracentesis procedure. A clinical pearl that can be very helpful in further delineating the pleural effusion with regard to the patient's anatomy is to look further with a 10 MHz high-frequency linear array type probe prior to the thoracentesis puncture. Notice here we're placing the high-frequency probe along the posterior chest wall in the long axis configuration with the probe marker swiveled towards the patient's head. We can also orient the probe in between the patient's ribs in the lateral orientation as well to further investigate the anatomy. This illustration shows what the anatomy of a pleural effusion will look like using a high-frequency 10 MHz probe. In this illustration, the probe is configured in the long axis orientation, so we have superior to the left and inferior to the right. We see anteriorly the chest wall, and we see the superior rib to the left and the inferior rib to the right. We note the parietal pleura, that white line just deep to the ribs, and below the parietal pleura we can see the dark or anechoic pleural effusion. In this illustration, we're actually showing here the visceral pleura that coats the outside of the lung, and we can actually see the distance between the pleura layers, the parietal pleura and the visceral pleura, which would be the full extent of the pleural effusion. This would be your safety zone, or the area in which it would be safe to place a needle. It would be not safe to place a needle any deeper than that safety zone, as a needle could puncture through the visceral pleura and into the lung, causing a pneumothorax. Here's an ultrasound image showing a very large pleural effusion as taken with a high-frequency 10 MHz probe, superior towards the left, inferior towards the right. We can see the hyperechoic or bright bone tables of the rib, both superior and inferior, which will show us the areas of the rib to avoid during the thoracentesis procedure. We'd actually want to come in over the top of the inferior rib to avoid the neurovascular bundle. We can see here the white line making up the parietal pleura, and deep to the parietal pleura we note a large amount of pleural effusion. We note here the absence of a lung in the pleural effusion, so we could place the needle pretty deeply here without causing a pneumothorax. This ultrasound image is again taken with a high-frequency 10 MHz probe, but in this orientation the probe is configured between the ribs in the lateral orientation. So all we see is the chest wall anteriorly. We see the parietal pleura, that white line deep to the chest wall, and just deep to the parietal pleura we can see the pleural effusion is made up by the darker anechoic collection of fluid. Now note here that we also see the lung sliding back and forth as the patient breathes, and we can see the full extent of the pleural effusion, or the safety zone for performance of the thoracentesis procedure. In this ultrasound image, again taken with a 10 MHz high-frequency probe, we can see the diaphragm moving back and forth as the patient breathes, defining the lower aspect of the thoracic cavity. Thus, it would probably be unsafe to perform a thoracentesis at this level of the chest wall, because we might go through the diaphragm and into the spleen with the needle. So it's important to look first to ascertain the level of the diaphragm and make sure that the thoracentesis needle is going safely above the diaphragm so as not to puncture into the abdominal compartment. In this video clip, we'll first place the high-frequency 10 MHz probe along the posterior aspect of the chest wall to define the proper orientation for the puncture for the posterior approach to the thoracentesis procedure. The needle can then come in directly underneath the probe as shown here. Now, I'll show a wide-angle shot here, and note this is the proper position for the thoracentesis needle as defined by sonography from the posterior approach to thoracentesis.
In conclusion, thanks for tuning in for this Soundbites module going over ultrasound guidance for the thoracentesis procedure. Sonography can potentially make the procedure a safer one for our patients with a decrease in the complication rate such as pneumothorax or perforation of the diaphragm. We'll want to use both the 3 MHz and higher frequency 10 MHz probes to fully evaluate the effusion in relation to the patient's anatomy prior to a puncture attempt. We can either use a static technique where we position the patient appropriately and then mark off the puncture spot with sonography prior to the thoracentesis procedure, or we can use a dynamic technique where we place the probe in a sterile sheath and watch the needle in real time go into the chest cavity. So I hope to see you back in the future as Soundbites continues.